Salute a tutti! In questo video parleremo di tre personaggi dei quali abbiamo già parlato nei video precedenti, puntualizzando alcune cose. Si tratta di Gabriella Ghiribelli, Norberto Galli e Filippa Nicoletti. Cominciamo con Norberto Galli. Norberto Galli venne interrogato subito dopo la Ghiribelli, che era la sua protetta del tempo, il 27 dicembre da Giuttari. Le loro dichiarazioni erano state contrastanti per alcuni aspetti, entrambi avevano parlato di una macchina ferma sotto Scopeti, ma con differenze non irrilevanti. L'8 febbraio abbiamo visto che venne interrogata la Ghiribelli, si era a ridosso dell'assoluzione dei Pacciani, e di quel verbale abbiamo letto parecchie cose, però prima di lei era stato interrogato Galli, quello stesso giorno, il pomeriggio, alla ricerca di cercare di far quadrare le loro dichiarazioni. Leggiamo un passo del verbale di Galli. Quanto alla sera del fatto degli Scopeti, confermo che stavamo tornando a San Casciano da Firenze e io avevo accanto l'Indovino e dietro, anche se tuttora non ne sono certissimo, la Gabriella. E questa è una bella differenza. Secondo la Ghiribelli erano loro due, lui guidava, lei era accanto, secondo Galli erano lui e Salvatore e dietro forse c'era la Ghiribelli. Confermo che all'altezza della stradina che porta alla piazzola notai un'auto in sosta in direzione San Casciano. Peraltro stavo guidando e la potei scorgere solo perché l'Indovino disse la frase che ho già riferito. Beati loro che scopano. Fu in relazione a questa osservazione che girai lo sguardo per guardare la macchina che mi parve di colore sul chiaro. E qui c'è una bella differenza perché quella macchina, la Ghiribelli, disse che era rosso-arancione. E comunque una vettura un po' più grande della mia, che all'epoca era una Polo, però della stessa fisionomia. E qui invece ci siamo, perché la 128 di Lotti era più o meno, era una 2 volumi, per cui sì, era un po' diversa dalla Polo, ma non così tanto, e era un pochino più grande. Escludo categoricamente che si trattasse di una macchina a 3 volumi, di grossa cilindrata anche familiare, o di una macchina con linee tipo il vecchio Maggiolone. E qui gli avranno fatto la solita domanda, non è che sarà stata quel Maggiolone di cui si sospettava qualche tempo prima. Allora, come ho detto, subito dopo Galli venne interrogata la Ghiribelli. Quel famoso verbale lo abbiamo letto in varie sue parti, leggiamone adesso altre. È un verbale molto importante e anche molto lungo. A lei le fu detto, ma Galli continuò a dire questo e lei replicò. Vediamo su che cosa. Partiamo da Indovino. Escludo nella maniera più assoluta che quella sera l'Indovino Salvatore fosse venuto con noi a Firenze e di essere passati dalla piazzola di Scopeti con in macchina l'Indovino seduto accanto al Galli. L'Indovino era a letto, a casa, con la Filippa. Confermo invece che fu proprio il Galli quando il giorno dopo, essendo uscito per la spesa, al ritorno, nel raccontarmi che in quella piazzola era avvenuto un omicidio, a dirmi di non dire che avevamo visto una macchina la sera prima del fatto, aggiungendo che non voleva avere rogne relative al fatto dello sfruttamento. Io in quel periodo ero sempre intimidita da ciò che mi diceva il Galli e obbedii anche quella volta. Qui possiamo notare che la Ghiribelli parla di Filippa Nicoletti a casa di Salvatore Indovino. La convivenza di Salvatore Indovino, di Filippa Nicoletti con Salvatore Indovino, era cessata, secondo le dichiarazioni della donna, il 30 marzo dell'84. Però la stessa donna raccontò, poi lo vedremo anche in seguito, raccontò che lei ogni tanto andava a trovarlo, l'Indovino, del quale era ancora innamorata. Poi l'Indovino sarebbe morto di lì a un paio d'anni. Un altro elemento importante di quel verbale era il fatto che la tenda si vedesse o no dalla strada. Quella domenica tornavamo da Firenze, io e il Galli Norberto, con la Polo bianca che gli avevo comprato e stavamo andando, come ogni sera, da Salvatore Indovino a fargli l'iniezione. Quella sera a casa dell'Indovino c'erano solo Salvatore e la Filippa. Nelle sere precedenti, la domenica, eravamo ugualmente passati da Via degli Scopeti, sia all'andata che al ritorno da Firenze, e ricordo che un paio di sere prima avevo visto dalla strada la tenda che mi sembrò grigio chiara, che poi ho saputo essere stata dei francesi. Ricordo che vidi la tenda dalla strada e la vide anche il Galli, che era in macchina con me, e ricordo che disse al Galli una frase del tipo:
Come fanno a stare lì con una tenda, isolati in un posto così buio? Non hanno paura dei ladri? E questa è una testimonianza importante, insomma, di questa Ghiribelli, le cui testimonianze sono così bistrattate, perché sappiamo che poi al momento della pista esoterica raccontò un sacco di balle. Questa è una testimonianza importante perché ci sono cioè c'è chi dice che la tenda dalla strada non si vedeva, ma c'è la testimonianza di Berti, il giornalista ippico, che l'aveva vista, c'è la testimonianza qui che quella tenda si vedeva passando, cioè andando verso San Casciano, la piazzola si vedeva bene lungo questa stradina, che la stradina era inclinata nella direzione giusta, per cui magari un po' lontano ma la tenda si vedeva. E qui c'è anche da dire che ecco, il Galli di questo avvistamento non disse nulla, ma abbiamo visto che forse aveva delle ragioni per non dirlo. Un altro passo del verbale importante è quando la Ghiribelli conobbe Lotti. Allora abbiamo visto che davanti a Giuttari aveva dichiarato di aver conosciuto Lotti nell'86, cioè dopo ha finito i delitti, ma io ho già spiegato che questo fatto era dovuto al suo tentativo di allontanarsi il più possibile dal sospetto di aver riconosciuto la macchina di Lotti quella sera. E qui che sono già passati 2 mesi, dunque no, 1 mese e 10 giorni, e evidentemente la Ghiribelli era un pochino meno diciamo, timorosa e disse qualcosa di diverso. Leggiamo. Sono stata con il Galli fino a tutto il 1986 e abbiamo girato varie case. Abbiamo abitato per un periodo a San Casciano, in Borgo Sarchiani. Il periodo è quello che va dalla metà del 1984 a tutto il 1986. Ho conosciuto il Lotti Giancarlo all'epoca in cui abitavo a San Casciano tramite la Filippa. Qui non dice che lo conobbe all'inizio del suo periodo di permanenza a San Casciano, però insomma diciamo che si capisce che questa conoscenza non è che avvenne nell'86, l'anno in cui lei se ne andò, ma dovrebbe essere avvenuta ben prima. Poi in altre occasioni lei comunque lo disse. La donna parlò anche di Lotti e Pucci, la coppia Lotti e Pucci. Dopo aver lasciato il Galli ho affittato una casa in piazza San Lorenzo, al numero 3 a Firenze, e in quel periodo quasi tutti i sabati e le domeniche il Lotti e il Fernando venivano a cena in quella casa. Ciò è avvenuto grosso modo tra il 1987 e il 1991. E qui dice qualcosa che poi dopo si smentisce però, perché qui sembra che loro due fossero andati a cena da lei dall'87 al 91. La domenica successiva all'omicidio il Lotti è venuto a trovarmi come sempre, senza però il Fernando. Io gli chiesi ragione di ciò ed egli, con fare molto alterato, mi disse che c'era stata una litigata tra loro e che di conseguenza egli aveva rotto l'amicizia, aggiungendo che per lui, quando un'amicizia era rotta per sempre. E qui sembra di capire che quello che era successo quella domenica sotto la piazzola di Scopeti, dove presumibilmente i due erano rimasti con la macchina di Lotti per parecchio tempo, questa cosa aveva creato qualche problema. Pucci disse che era stato per il fatto che non si erano trovati all'appuntamento della domenica successiva, ma probabilmente non si erano trovati perché c'era stato qualche problema la domenica precedente. E qui diciamo che la Ghiribelli dà una conferma di questa litigata. La domenica ancora successiva, trovandomi a passare insieme a Lotti in via della Scala, vidi entrare il Fernando nel bar che si trova accanto ai portici di Santa Maria Novella. Io volli andare a salutarlo, dicendo anche a Lotti, che non ne voleva sapere di avvicinarsi, che per me il Fernando era sempre un amico, anche se aveva litigato con lui. Lasciai quindi il Lotti dov'era ed entrai nel bar dove salutai il Fernando e gli chiesi che cosa era successo. Egli mi chiese se il Giancarlo mi aveva raccontato qualcosa e io gli dissi che non mi aveva detto nulla. Egli mi disse che mi avrebbe raccontato tutto un'altra volta. In seguito non ho più avuto occasione di rivedere il Pucci, mentre il Giancarlo ha continuato a frequentarmi tutte le domeniche fino a quando recentemente egli non è stato sentito dalla polizia. E qui abbiamo questa, cioè nello stesso verbale, e non so se i poliziotti non gliel'hanno chiesto, il magistrato non gliel'ha chiesto, prima dice che entrambi andavano da lei a Firenze dall'87 al 91 e qui dice che Pucci da quella volta lì non l'ha più visto. Ma allora su questo fatto che i due
a partire da quella domenica sotto Scopeti non si frequentarono più, abbiamo la testimonianza di Valdemaro Pucci, una testimonianza un po' così, non proprio precisa, ma che dà l'idea. Leggiamo cosa disse in dibattimento. Il PM: lei sa a quando risale questa frequenza nel tempo tra loro due, tra Lotti e Pucci? Dottore, io non me lo ricordo. Sa, frequentava il Lotti, poi smise per una certa cosa che lo sa anche lei, mi sembra. Cioè, secondo lei perché smise? Il Lotti cominciò a venire un pochino in negozio, a fare un pochino di spesa, no? Io ho un negozio di generi alimentari e una volta non c'aveva soldi e mi disse: mi cambi un assegno? Dico: va bene, ti cambio un assegno. Gli cambiai l'assegno, fece la spesa e pagò. Questo assegno io lo misi in banca come PM, è venuto protestato. No, non glielo feci protestare, le dico la verità, dottore, mi dispiacque. Insomma, no? Quindi le cose andarono così, che Lotti andò lì a fare la spesa, non aveva i soldi per pagare, aveva però un assegno, si fece cambiare l'assegno, che immagino era di importo ben superiore alla spesa. Questo gli detti i contanti perché poi quell'assegno sarebbe andato in banca a incassarlo. Però quell'assegno risultò scoperto. Solo che Valdemaro Pucci preferì non consegnarlo alla banca, perché poi gli sarebbe scattata la procedura di protesto e compagnia bella. Se lo rimise in tasca e se lo tenne in tasca. E sentiamo un po' come prosegue. Anzi, gli telefonai in banca e gli dissi: guardi, non lo protesti perché anche lui è un disgraziato. Cioè telefonò alla banca e disse di non protestarlo. E glielo dissi a mio fratello dopo un po' di tempo, dopo, quando mi capitò l'occasione, perché io tentai di poter riavere questi soldi da Lotti. Poi vedevo che non mi guardava più, insomma, anche se lo incontravo a San Casciano, andava in qua e là. Dissi: ma lasciamolo fare. E gli dissi: begli amici tuoi, Fernando, guarda che t'ha fatto, si è invitato anche a mangiare. Ecco poi, perché aveva raccontato prima di averlo invitato a un Natale che Lotti era solo. Cioè, in sostanza, sembrerebbe che a Valdemaro Pucci avesse attribuito questa fine dell'amicizia tra i due a questo assegno scoperto. Poi, PM, questo episodio mi sembra lei lo abbia collocato negli anni 90, dico bene, e qui viene la parte più importante, negli anni 90. Non lo so, dottore, c'ho l'assegno qui, si guarda la data, cioè questo c'aveva ancora in tasca l'assegno. Benissimo, ora guardiamo, siamo nel 90, 91 per l'esattezza. Allora si scopre che i due sicuramente nel 91 ancora si frequentavano. Allora, io cosa penso? Naturalmente chiariamo che questa è una mia ipotesi, no? A chi mi accusa di fare i miei, così, di raccontare cose non vere, ecco, chiariamo, è una mia ipotesi, è un'interpretazione del quadro che si presenta, un quadro piuttosto, diciamo così, contraddittorio. La Ghiribelli ci dice che i due avevano litigato, che poi non li aveva più visti insieme, però a un altro momento ci dice che andavano a mangiare a casa sua. Io penso che quella giornata sotto Scopeti, il motivo, chi mi segue sa quale io ritengo che sia, e i due si lasciarono, diciamo, cominciarono a non uscire più frequentemente assieme, anzi tutte le settimane, no? Però questo non vuol dire che la loro amicizia finì del tutto, continuarono a frequentarsi magari più saltuariamente. Io penso che le cose siano andate così. Forse la fine definitiva del loro rapporto fu dovuta proprio a questo assegno scoperto che Lotti consegnò al fratello di Pucci, a Valdemaro. Forse. A questo punto prendiamo in esame un documento molto importante, un'intercettazione telefonica tra Gabriella Ghiribelli, il cui telefono era stato messo sotto controllo finalmente, e un certo Mario, un personaggio non noto. In questa intercettazione si dice qualcosa di interessante. Era il 14 febbraio e era stato appena arrestato Mario Vanni ed era emerso il personaggio Beta, a quel tempo si chiamava, o Alfa, adesso non mi ricordo, Alfa mi sembra, no? Forse Alfa era Pucci, Beta era Lotti, poi con queste lettere non mi ricordo più bene, ma in ogni caso era venuto fuori il discorso che erano stati visti Pacciani e Vanni a Scopeti e Vanni era stato arrestato. Leggiamo questa intercettazione, la trascrizione.
Un uomo, tale Mario, chiama Gabriella all'utenza sopracitata. Dopo i saluti parlano dei fatti attuali, e cioè alle notizie riportate sui quotidiani relative ai testimoni. Gabriella: senti, ascolta Mario, io non ti avevo mai detto nulla, no? L'hai visto il telegiornale? No, non ho acceso la televisione ancora. Lo sai chi sono i due testimoni? Pacciani è fuori, dice lui. Sì, ma lo sai chi sono i due testimoni che hanno visto Pacciani ammazzare? Chi sono? È Ciccio, cioè Lotti. È Fernando. Te lo ricordi Fernando? Sì, quello che è insieme con Giancarlo, e sono loro due. E la macchina che io avevo visto quando tornavo a San Casciano, te lo ricordi? Stavo sempre col Galli. Allora, qui la Di Ribelli sta dicendo: la macchina che io avevo visto quando tornavo a San Casciano, te lo ricordi? Insomma, adesso qui bisognerebbe pensare che anche con questo Mario la Ghiribelli stesse mentendo, che aveva visto questa macchina e non era vero. Ora te lo dico perché è di dominio pubblico, ma a me la polizia mi ci ha tenuto l'altra settimana fino alle 11:30 lì in questura, l'8 febbraio, e mi dissero di non dire nulla a nessuno. Dice Mario. Ora Giancarlo l'hanno ripreso anche ieri sera alla televisione, su Teletoscana, no? Che lei è un super testimone, perché lui insieme a Fernando si erano fermati a pisciare. Dice lui. Dice no, e l'hanno visto il Vanni tagliare la tenda, dei due francesi e Pacciani sparare a questi due francesi, capito? Dice lui. Allora loro erano testimoni, ecco perché il Ciccio non si era più fatto vedere da me, capito? Per questa storia qui. Insomma, la Ghiribelli ribadisce questo avvistamento. Allora, il Galli continuò, appunto, abbiamo visto nel verbale dell'8 febbraio, a raccontare la sua versione, che con lui c'era Salvatore Indovino e che non era sicuro se c'era anche la Ghiribelli. La Ghiribelli, dopo di lui, sempre quell'8 febbraio, ribadì che assolutamente Salvatore Indovino era a casa, era insieme alla Filippa Licoretti, che era ammalato e così via. E allora il 29 di febbraio venne richiamato Galli. E a questo punto gli venne chiesto, dice, ma la Ghiribelli dice un'altra cosa. Gli viene chiesto di precisare chi fosse con me la sera della domenica 8 settembre 1985. Confermo che, a quanto mi posso ricordare, avevo in macchina Salvatore Indovino e forse era con noi la Gabriella Ghiribelli. E qui continua a dire sempre la stessa cosa. Loro mi fanno presente che su questa circostanza la Ghiribelli, nell'escludere la presenza di Salvatore in macchina con noi, ha affermato categoricamente di essere stata sulla macchina tanto da poter ricordare dell'episodio numerose altre circostanze che, a quanto mi dite, hanno trovato ulteriore riscontro. Insomma, questi gli dicono, ma la Ghiribelli dice che in macchina c'era e ci ha detto alcune cose che dimostrano che effettivamente c'era, mentre lui si dichiarava non sicuro. A questo proposito devo dire, dopo averci a lungo riflettuto, che in effetti la Gabriella era certamente in macchina con me quella sera. Dico questo perché posso categoricamente escludere di essere mai passato da quella strada e particolarmente a quell'ora senza aver avuto la Gabriella in macchina. Da lì infatti si andava verso Firenze o si tornava da Firenze perché io dovevo accompagnare o dovevo riportare la Gabriella da Firenze dove lei esercitava la prostituzione. E qui si scopre una cosa. Allora, innanzitutto a Galli gli dissero ci pensi bene e lo lasciarono lì perché lui dice che ci ha riflettuto a lungo. E lui dice che effettivamente con lui c'era la Gabriella, ma lo dice perché? Non tanto perché se lo ricorda, che poi sicuramente se lo ricordava anche, ma lo dice perché era inevitabile che ci fosse, perché lui quando passava di lì è perché andava o a portare la Gabriella a Firenze al suo lavoro oppure l'andava a riprendere. Per cui lui stesso dice è sicuro che c'era perché io quando passavo di lì passavo perché andavo o a portare o a prendere lei. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che prima aveva raccontato qualcosa di non vero e il perché l'aveva raccontato io l'ho già detto nel video dove ho parlato di loro, no? E io qui lo ridico perché voleva assolutamente stare lontano dal sospetto che avesse potuto riconoscere quella macchina. Poi vedremo andando ancora avanti. Quindi certamente quella sera la Gabriella non poteva non essere in macchina con me.
Siccome mi chiedete come mai in un primo momento sia stato un po' generico sulla presenza in macchina della Gabriella, devo ammettere che avevo qualche resistenza in proposito, perché la Gabriella in certi momenti mi ha creato, come ben sapete, diversi problemi e quindi io ho sempre avuto un po' paura delle sue reazioni, per cui mi scocciava coinvolgerla in questo mio racconto. E qui va bene, qui è, diciamo che Galli racconta una cosa, cioè una giustificazione che non sta in piedi, no? Cioè lui non avrebbe detto che la Gabriella era con lui perché non voleva coinvolgerla, però aveva detto che forse c'era, insomma è chiaro che non dice il motivo reale per il quale aveva raccontato, diciamo, questa storia un po' così diversa. Ma andiamo avanti. A domanda risponde: per quanto riguarda l'auto che io intravidi parcheggiata sulla destra della strada, confermo che la notai con la coda dell'occhio. Questo significa che potei notare soltanto che si trattava di un tipo di macchina di media cilindrata, tagliata dietro. E qui ci siamo con la macchina di Lotti. Circa il colore faccio presente che per come vidi la macchina di sfuggita non posso assolutamente dare delle indicazioni sicure. Sicuramente non era scura. E qui non dice più che era bianca, dice che non era sicuro del colore, ma non era scura. E insomma si avvicina un po' a quel rosso sbiadito di Lotti. Era parcheggiata a fari spenti sul lato destro della strada per me che venivo da Firenze con il muso in direzione San Casciano. Effettivamente qualche giorno dopo l'omicidio parlai con la Gabriella del fatto che eravamo passati di lì quella sera e della macchina che avevamo visto. Ricordo che dicemmo di non parlare con nessuno della macchina che avevamo visto quella sera perché eravamo una coppia irregolare e lei faceva la vita e io avevo paura che si risapesse. E qui insomma lui conferma che era stato lui a dire a lei, alla Ghiribelli, di non parlare di quell'avvistamento perché aveva paura che la polizia andasse a mettere il naso nelle loro faccende. Mi viene a questo punto fatto presente che la Ghiribelli ha riferito al PM che la sera del giorno 8 settembre 85 è sicura che in auto con noi non c'era l'indovino Salvatore, perché già ammalato e perché camminava malissimo. Se la Gabriella dice così, allora può darsi che sia io a non ricordare perfettamente. E insomma, alla fine poi abbiamo Galli che conferma praticamente in pieno la circostanza del viaggio con solo la Ghiribelli e diciamo che il suo avvistamento di questa macchina, cioè come la descrizione di questa macchina si avvicina un po' di più a quella della Ghiribelli perché non era più bianca ma era di colore, non era scura e comunque era una macchina a 2 volumi assimilabile come fisionomia alla 128 di Lotti. Lasciamo per un momento Galli e parliamo di Filippa Nicoletti perché il 6 febbraio del 96 era stata interrogata prima della Ghiribelli e di lui, prima del secondo interrogatorio di Galli e del terzo della Ghiribelli, era stata interrogata la Nicoletti, il 6 febbraio. Ecco, la Nicoletti, ricordo che era stata sentita il 27 novembre in procura, prima ancora di cominciare a sospettare, diciamo, fortemente di Lotti. In quel momento si cercava questa macchina rossa e in effetti di questa macchina rossa che aveva Lotti, si sapeva che aveva questa macchina rossa, le fu chiesto. Però non è che poi le fu chiesto troppo. La cosa che più risaltò agli occhi anche a quelli di Giuttari, quando poi avrebbe stilato la sua nota, l'abbiamo visto al 4 di dicembre, balzò agli occhi il fatto che lei raccontò che Lotti si era mostrato curioso di quello che lei avrebbe detto in quell'occasione, ma già si era dimostrato curioso di quello che lei aveva detto l'anno prima, nel 94, quando era stata interrogata. Prima di leggere qualcosa di questo verbale del 6 di febbraio 96, voglio fare una premessa. Questo perché si può avere così diciamo, un punto di vista di quello che si va a leggere che ne deve tener conto. Ne può tener conto, poi dipende dal peso che si vuole dare a questa dichiarazione. Il 18 aprile 96 Pucci avrebbe detto qualcosa che aiuta forse a capire le dichiarazioni della Nicoletti. Si legge in questo verbale del 18 aprile 96. Lei mi chiede se so qualche cosa della Filippa, la donna di Salvatore Indovino. Io le dico che la Filippa, come me, sapeva di tutti gli omicidi. Glieli aveva raccontati il Lotti. Mi diceva Lotti che era lei che voleva sapere tutto e il Lotti gli raccontava ogni cosa.
Lui mi diceva che lei era curiosa e voleva sapere. A suo dire, però, non gli aveva mai detto che era stato presente agli omicidi, altrimenti lei non andava più con lui. Era il Lotti che mi diceva di aver raccontato gli episodi degli omicidi sia a me che alla Filippa. E allora qui bisogna pensare un po' così, bisogna immaginarsi quello che poteva essere così, lo stato d'animo di Lotti se era lui il mostro di Firenze, cioè se era lui il mostro di Firenze uccideva per sentirsi qualcuno, cioè non uccideva per motivi diciamo sessuali, questo l'ho detto più volte, per godere un po' diciamo così della popolarità del mostro di Firenze, per godere dei titoloni sui giornali e così via, però io penso che soffrisse del fatto che c'era il mostro di Firenze, che era un personaggio così di successo, sciagurato successo, però nessuno sapeva che il mostro di Firenze era lui. Per cui lui, nella sua psicologia, poteva avere così voglia di fare qualche cenno per dire la so lunga io, no, la so lunga io. E magari anche a Pucci l'aveva portato addirittura alla piazzola di Vicchio a vedere la panda. Poi lo portò anche a Scopeti. Alla Nicoletti potrebbe aver fatto qualche accenno sibillino. Questo potrebbe spiegare la paura della Nicoletti di poter essere così incolpata di qualcosa riguardo Lotti. Per cui le sue dichiarazioni vanno viste un po' anche in quest'ottica, a mio giudizio. Questa è una mia ipotesi, però è un'ipotesi fondata sul fatto che Pucci raccontò che secondo lui Lotti gli aveva detto di aver detto qualcosa anche alla Nicoletti, no? Di quello che diceva a lui, questi accenni che gli aveva fatto, non dicendo che aveva visto gli omicidi, ma dicendole che ne sapeva qualcosa. E la Nicoletti è curiosa, ora bisogna vedere se nel momento in cui Lotti glielo diceva lei ci credesse o non ci credesse, magari pensava che era un po' ubriaco, però quando arrivò il momento che si misero sulle tracce di Lotti e lei cominciò a dire ma chissà che magari non mi avessi detto la verità e non lo volesse dire naturalmente, no? Allora, in questo verbale del 6 di febbraio del 96 si parlò soprattutto di Salvatore Indovino, convivente della Nicoletti, e di tutti i personaggi che gravitavano attorno alla sua casa. Sedute spiritiche, magia nera, tutte queste cose che aveva raccontato la Ghiribelli. No, beh, allora la Nicoletti, poi lo vedremo magari in un'altra occasione, non è questo il momento, ma non confermò nulla, cioè secondo lei non era vero che Salvatore Indovino faceva queste sedute spiritiche, insomma, diciamo che non confermò praticamente nulla di quello che aveva detto la Ghiribelli. Ma vediamo quello che disse invece di Lotti. Il Lotti non lo vedo da un pezzo, forse dal mese di settembre. L'ho sentito per telefono e mi disse che era stato interrogato in questura sugli episodi delle violenze carnali del Pacciani ai danni delle figlie. Mi precisò che gli disse che non ne sapeva nulla. Mi chiedete se qualche volta è capitato che anche io mi sia appartata in intimità agli Scopeti. Rispondo affermativamente, poiché durante la mia relazione con l'amante di Arezzo, e questo amante di Arezzo è quello per il quale lei lasciò Salvatore Indovino, andò con lui ad Arezzo, che poi però ogni tanto tornava, lo vedremo. È capitato più volte che venendomi questi a trovare, io lo abbia portato nella piazzola degli Scopeti, dove poi è successo quel brutto delitto per fare l'amore. Questo è, tanto il nome poi verrà fuori dopo, è Sadotti, un certo Sadotti. In queste circostanze sia io che il mio amante ci accorgemmo che vi erano dei guardoni, ma per la paura non li abbiamo riconosciuti. A proposito di luoghi appartati, all'aperto, ove mi sono intrattenuta in intimità, ricordo che sempre con il mio amante di Arezzo sono stata anche in quel posto ove è stata uccisa la Rontini con il suo fidanzato. Dico che è lo stesso posto perché vidi in televisione e anche sui giornali il luogo del delitto Rontini e lo riconobbi con certezza per quel posto ove di giorno portavo il mio amante a fare l'amore. Ricordo che anche in questo posto vidi in diverse occasioni dei guardoni, senza però riconoscerli. Allora la circostanza è un po' strana, no? Perché? E perché la Nicoletti raccontò di questo posto, che lei c'era andata con questo Sadotti? E perché era andata proprio lì, con questo Sadotti? Questo Sadotti era di Arezzo, provincia di Arezzo, non è che conosceva i posti. Allora in questa occasione era Giuttari che la interrogò, attenzione, era Giuttari non gli chiese niente, almeno dal verbale non risulta.
La circostanza è un pochino strana. Filippa Nicoletti venne richiamata 4 giorni dopo, il 10, in procura, ma prima di andare a vedere che cosa c'è nel verbale relativo, diamo un'occhiata a un passo del verbale di Pucci del giorno prima, il 9, cioè il 9 febbraio venne interrogato per la terza volta Fernando Pucci, lo abbiamo visto al video scorso, e nel verbale si legge una frase molto molto interessante e che riguarda la Nicoletti. Lo so, per avermelo detto il Lotti, che sia alla piazzola di Vicchio che a quella degli Scopeti, il Lotti andava a fare all'amore con la Filippa. Ecco qua, si dice che, contrariamente a quello che aveva dichiarato la Nicoletti, che sulla piazzola di Vicchio lei andava con il Lotti. E lei aveva detto che c'era andata con questo Sadotti senza menzionare Lotti. E questo rientra nel discorso che facevo prima, no? Mi sembra evidente che la Nicoletti cercava di stare lontana da possibili guai giudiziari che riguardavano le confidenze che gli aveva fatto Lotti. Allora, a quel punto venne chiamata, dopo questa testimonianza di Pucci, venne chiamata anche lei il giorno dopo, il 10, e venne chiamata in procura a interrogarla Vigna e Canessa. Vediamo l'argomento di Vicchio. Con il Sadotti avevo rapporti in casa dell'Indovino quando questi non c'era o nella piazzola degli Scopeti, come ho già raccontato alla polizia, e in quella di Vicchio dove avvenne l'omicidio della Rontini nel 1984. Qui Nicoletti conferma che in quella piazzola ci andava con questo Sadotti. Anche con il Lotti ho avuto rapporti intimi. Questi avvenivano in casa sua a Ponte Rotto. Può darsi che qualche volta si era ubriaca anche in macchina. Circa la piazzola di Vicchio, dove è avvenuto l'omicidio del 1984, posso dire che non ci sono mai stata con l'Indovino. Ci sono stata col Sadotti, perché spesso noi si girava e se capitava qualche piazzola ci si fermava. Io non guidavo, era il Sadotti che sceglieva i posti. Può essere, ora che loro me lo chiedono, cioè questi le dicono, ma scusi, noi abbiamo una testimonianza che ci dice che lei andava lì con Lotti. Può essere, ora che loro me lo chiedono, che nella piazzola di Vicchio ci sia stata anche con Lotti. Io all'epoca non guidavo, la patente l'ho presa nel 92 e ora ho una Fiat Uno. Sarò stata alla piazzola dell'omicidio dell'84 poche volte, penso circa 3 volte col Sadotti e mi pare anche con Lotti. Può essere che io abbia commentato con Lotti che era andata bene, che non fosse successo nulla quando si era nella piazzola. Per cui in questo 10 febbraio la Nicoletti comincia ad ammettere che su quella piazzola c'era stata sì con questo Sadotti, ma c'era stata anche con Lotti. Quante volte e quando dal verbale non risulta. Riguardo invece la piazzola di Scopeti, viene posta alla Nicoletti la domanda se Lotti le ha riferito qualcosa circa il suo passaggio la sera dell'omicidio di Scopeti dalla strada dove avvenne l'omicidio. E la Nicoletti dice: con chi? Le si fa presente che non le è stato detto che Lotti fosse con qualche altra persona. Qui i magistrati stanno cercando di capire se la Nicoletti avesse saputo, prima che fosse emerso dalla testimonianza della Ghiribelli, che il Lotti si era fermato su quella piazzola di Scopeti quella sera lì, quella sera dell'omicidio. Cioè i magistrati sospettano che la Nicoletti lo avesse saputo, perché qui io non ho trovato la registrazione, poi lo vedremo. Pare che in una telefonata con la Ghiribelli lei avesse lasciato capire questo. Io ho guardato gli stralci che ho a disposizione e non l'ho trovato, ma i magistrati lo dicono. Andiamo avanti. Può essere che commentando con la Gabriella, ma al telefono, io le abbia detto che la polizia sospettava del Lotti, o meglio, che sappia qualcosa il Lotti e che non voglia parlare. Mi è venuta questa idea perché si sentono tante cose leggendo tanti giornali. Fattogli presente che alla Gabriella sarebbe stato detto che la polizia sospettava del Lotti perché la sua macchina era stata vista agli Scopeti, dice: ma con chi era lì? Con me? E si fa presente che non risulta che fosse con lei. Chiestole come mai, commentando con la Gabriella, ha fatto riferimento ai sospetti della polizia anche dal fatto che la macchina del Lotti sarebbe stata vista agli Scopeti, dice: è una cosa che ho pensato io, ecco qui.
Cioè pare che, parlando con la Ghiribelli al telefono, avesse fatto pensare a chi poi aveva ascoltato questa conversazione, che lei già sapesse, prima che glielo dicesse la Ghiribelli, di questa sosta a Scopeti. E lei dice di no, che è una cosa che ho pensato io, perché aveva visto sui giornali, però è strano perché sui giornali a quell'epoca lì di Lotti ancora non si parlava. Il PM richiede se invece questo discorso non lo abbia fatto perché aveva saputo da Lotti che quella notte era transitato lì. E la Nicoletti dice, non me lo ha detto. Chiestole se lo abbia saputo da qualche altro, dice, e da chi? Io posso aver detto a Lotti, se sa qualcosa parla, non stare zitto, e lui diceva che non c'entrava niente. Chiestole perché proprio a lui faceva questa sollecitazione, dice, perché mi aveva parlato del Pacciani e delle violenze. Allora, se è vero quello che avrebbe raccontato Pucci il 18 aprile, Lotti potrebbe aver raccontato invece alla Nicoletti qualcosa di quella sosta lì, naturalmente senza dirgli che sapeva che era lui che aveva ucciso quelli, ma potrebbe avergli detto, come voleva far vedere a Pucci che lui sapeva che lì c'erano dei cadaveri, potrebbe averlo detto anche alla Nicoletti, potrebbe avergli detto guarda che io sapevo che c'erano quei 2 morti lì, e questo è possibile, no? Rappresentato alla Nicoletti che varie persone dicono che Lotti era quella sera dell'omicidio in via di Scopeti e che essa Nicoletti ha detto che parlando al telefono con la Gabriella le disse che la polizia poteva sospettare che Lotti sapesse qualche cosa, è un po' un discorso intorcinato ma il senso è chiaro, perché quella sera era passato dagli Scopeti, le si chiede di dire solo la verità, e cioè da chi abbia saputo che Lotti quella sera passò da quella via. La Nicoletti dice, può essere che me l'abbia detto lo stesso Lotti, ma non sono sicura al 100%. E qui la Nicoletti comincia a ammettere forse che gliel'aveva detto Lotti. E qui la cosa è abbastanza significativa, no? Perché potrebbe essere vero quello che poi avrebbe detto Pucci, ripeto, un po' di tempo dopo, che Lotti alla Nicoletti faceva queste confidenze. Cioè le diceva io so qualcosa, non le diceva però che era lui. Mi si chiede delle esperienze sessuali di varie persone. Al Salvatore Indovino gli darei 10, a Lotti 3 e al Sadotti 7. Il Lotti è un pezzo di carne con gli occhi e basta. E questo la dice lunga sulle prestazioni sessuali di Giancarlo Lotti e a dire il vero lo rende compatibile con il personaggio che sia De Fazio, l'equipe De Fazio, sia gli esperti dell'FBI pensavano che fosse il mostro di Firenze. Leggiamo quello che scrisse De Fazio nella sua perizia relativamente al personaggio che lui vedeva come mostro. Ecco, c'è da dire, io De Fazio l'ho criticato tante volte per le sue dinamiche, per queste cose qui, però per la descrizione ipotetica del mostro di Firenze, secondo me, è quello che ci è andato più vicino di tutti. Le modalità dell'azione depongono più per una iposessualità che non per una ipersessualità, se non addirittura per una tipologia d'autore che raramente è in grado di avere normali rapporti sessuali. Da ciò si può dedurre in linea di massima che le maggiori probabilità stanno per l'ipotesi che l'omicida sia un uomo non perfettamente integrato sul piano affettivo ed emotivo con una figura femminile. Il senso comune potrebbe suggerire riduttivamente trattarsi di uno scapolo. E questa descrizione si attaglia alla perfezione a Giancarlo Lotti. Cioè Giancarlo Lotti non aveva soltanto problemi sessuali con le donne, aveva anche problemi affettivi, cioè andò soltanto con prostitute, non ebbe mai una ragazza, una fidanzata. E poi loro dicono che, diciamo riduttivamente, cioè nel senso che è probabile, ma non è detto che lo fosse, però vedevano più volentieri una figura di scapolo, e Lotti lo era. Insomma. Ma anche gli esperti dell'FBI avevano detto una cosa del genere. Leggiamo. Non dovrebbe essere sposato, poiché non è in grado di sostenere relazioni di successo con donne della stessa età. L'aggressore è una persona inadeguata ed immatura sessualmente, che ha avuto pochi contatti sessuali con donne della stessa età. Potrebbe soffrire di una disfunzione sessuale.
Lotti non soffriva di una disfunzione sessuale organica, lo avrebbero detto i Fornari e Lagazzi, però la sua era una disfunzione, diciamo così, psicologica e in effetti la Nicoletti è quella che lo dice nel modo più chiaro possibile: il Lotti è un pezzo di carne con gli occhi e basta. Allora abbiamo visto che la Nicoletti, dal dire che sulla piazzola di Vicchio c'era stata solo con il Sadotti, poi a dire che c'era stata sì con il Sadotti ma c'era stata anche con Lotti, passò a dire qualcosa di più e successe in un sopralluogo dove lei venne portata a Vicchio dai magistrati il 17 febbraio 1996. C'erano Canessa e Giuttari. Leggiamo dal verbale. Avuta la presenza davanti a sé della signora Nicoletti Filippa, la stessa veniva invitata dall'ufficio a indicare se il luogo ove ci si trovava era a lei conosciuto. Io mi dilungo su questa storia perché è molto importante, cioè io ricordo che il fatto che Lotti conoscesse quella piazzola prima dell'omicidio è un indizio gravissimo. Cioè, quella piazzola era lontanissima da San Casciano, era una sessantina di chilometri e poi il posto non era un posto inserito in un contesto dove potevano appartarsi tante coppie, per cui magari il Lotti poteva anche averlo conosciuto girando così, no? e vedendo un certo traffico. E lì era proprio un posto sperduto dove ci andava una macchina sola. Cioè lì era poco conosciuto anche dalla gente del paese, infatti la macchina dei ragazzi fu trovata con molto ritardo, si ricordò uno che l'aveva visto una volta uscire da lì. Per cui il fatto che Lotti frequentasse questa piazzola prima del delitto, caspita, c'è veramente un indizio grave. Secondo me addirittura più grave della sua macchina sotto scopeti. Comunque vediamo quello che dice la Nicoletti. La stessa Nicoletti dichiarava che si trattava proprio del luogo nel comune di Vicchio dove si era già recata in passato in compagnia di uomini e di cui aveva già parlato al PM nella precedente deposizione. Dopodiché a domanda precisava che in tale luogo era stata 2 o 3 volte appartata in macchina con Lotti, Giancarlo, che l'aveva portata sul posto, a lui precedentemente conosciuto. Ecco qui che le volte che lei c'era stata con Lotti diventano 2 o 3. Dichiarava in particolare che si era recata ivi con il Lotti sempre di giorno, in date che non ricordava, del 1981 e del 1982 e forse in periodi successivi. Precisava anche di essersi recata in quel luogo condotta da Lotti che conosceva la strada. Aggiungeva di ricordare che si era appartata con il Lotti in quella piazzola di Vicchio approfittando di girate che il Lotti le faceva fare in macchina mentre il convivente Indovino Salvatore si trovava in carcere. E qui siamo nell'81, perché Indovino andò in carcere nell'81, alla fine di luglio, fino a novembre, un dicembre mi sembra. Il PM dà altresì atto che la signora Nicoletti Filippa, nel riconoscere il luogo come piazzola a lei nota, dove si era appartata con il Lotti, ha fatto le seguenti precisazioni. Di essersi recata l'ultima volta in quella piazzola con il Lotti in epoca da far risalire al massimo a sua memoria al 1983. Di ricordarsi che quando arrivavano nella piazzola il Lotti posizionava la macchina facendo innanzitutto inversione di marcia e sistemando l'auto con la parte posteriore verso la parte collinare della piazzola, esattamente la stessa posizione in cui fu trovata la Panda dei ragazzi. Di ricordare bene che c'era il palo della luce, tuttora visibile, sulla parte sinistra della piazzola, guardando dalla strada, e possiamo vederlo in questa immagine che c'era proprio questo palo, questo doppio palo. Di ricordare all'epoca, diversamente da oggi, che il campo a sinistra della piazzola, guardando con le spalle alla strada asfaltata, aveva l'erba alta, forse di scope o simili. E qui lo vediamo che c'era proprio quest'erba molto alta, che il luogo non era all'epoca cosparso di ghiaia come ora, ma era in terra battuta, con i segni delle ruote delle macchine. E insomma, sarà stata anche ubriaca, no? Come dicono, per screditare le sue testimonianze in tanti. Però aveva notato tutte queste cose, aveva notato addirittura che non c'era la ghiaia in terra, ma c'era la terra battuta, insomma. E dalle fotografie si vede che c'era la terra battuta. Al lato della piazzola, fra il campo di erba e la parte in terra, c'era come una specie di fossato.
Successivamente alla individuazione di cui sopra, nei locali della Polfer di Pontassieve venivano poste alla Nicoletti Filippa domande su quanto a sua conoscenza e la stessa dichiarava. Ecco, qui la portano in caserma della polizia ferroviaria e lei dichiara altre cose interessanti. Come ho detto poco fa, mentre ci trovavamo a Vicchio, nella piazzola dove ci fermavamo in macchina è stato il Lotti Giancarlo a farmela conoscere e a portarmici la prima volta nel 1981. Ci appartavamo lì in macchina per fare l'amore e a volte un po' nei dintorni. Ricordo anche che in un'occasione ci siamo bagnati i piedi perché era estate, nell'acqua del fiume che scorre al di là della strada, asfaltata dalla parte opposta a dove si trova la piazzola. Come ho già detto, andavamo in quella piazzola per fare all'amore, ma voglio precisare che in quell'epoca, 81-83, lì a Vicchio ci siamo andati abbastanza raramente, perché era una piazzola lontana da San Casciano, dove all'epoca abitavamo. All'epoca invece il più delle volte ci appartavamo nella famosa piazzola degli Scopeti perché era più vicina a casa. Voglio precisare che nella piazzola di Vicchio, oltre che con il Lotti, ci sono stata con il Sadotti una sola volta, e qui dalle 3 volte, non so io, mi sembrava che aveva detto 3, che c'era stata con il Sadotti, la riduce a una sola volta. Vedremo poi come va a finire. Ciò è avvenuto nel gennaio-febbraio del 1984, quando ancora non abitavamo insieme. Ricordo che eravamo in macchina a giro e che fui io a indicare al Sadotti la piazzola, in quanto avevo riconosciuto, girando, il fiume dove ci bagnavamo i piedi con il Lotti. A domanda risponde, come ha riferito l'ispettore Lamperi qui presente, stamani, venendo in macchina da Firenze con il suddetto ispettore e con l'agente donna che era con lui, ho riconosciuto il ristorante, la Casa del Prosciutto, che si trova a non molta distanza dalla piazzola di Vicchio, come un posto dove andavamo con il Lotti dopo esserci appartati in auto. Lotti la portava a mangiare in questa Casa del Prosciutto che abbiamo visto in un video di un po' di tempo fa. Aggiungo che Filippa Nicoletti era stata portata sul posto lì in perlustrazione con un'altra macchina separata, no? Non era in macchina con Giuttari e Canessa, aveva portata Lamperi e credo Lidia Scirocchi. Andando avanti sui documenti, c'è un documento molto interessante e anche molto chiacchierato, che è la trascrizione di una intercettazione telefonica tra Lotti e la Nicoletti del 24 marzo del 96. È quella famosa telefonata dove Lotti dice di essere stato imbrogliato e che viene presa da chi vuole buttare per aria al tavolo come la dimostrazione che Lotti è stato messo di mezzo dalla polizia e che tutto quello che lui ha raccontato non c'era niente sotto, che non era vero lo sappiamo, ma che non c'era niente sotto è tutto da dimostrare. Questa frase che disse, mi hanno imbrogliato, eccetera, eccetera, ecco, io ho già detto, mi sembra in un video, che questa frase si riferisce al modo in cui gli inquirenti riuscirono a metterlo di fronte al fatto che a Vicchio c'era stato anche lui. Per questo che lui dice che mi hanno imbrogliato, perché c'era di mezzo un avvistamento della macchina rossa dietro quella bianca delle coniugi Martelli Caini. Lui non era vero che lui era stato dietro quella macchina, ma insomma. Però di questo ne parleremo quando nel video dove Lotti passerà da testimone a indagato. Ecco perché questa telefonata avviene un paio di settimane dopo. Per adesso lasciamola lì. Andiamo invece a un interrogatorio, sempre della Nicoletti, del 23 aprile del 96. E 5 giorni dopo l'interrogatorio di Pucci, che ho già detto, dove Pucci raccontò tante cose in più di quelle che aveva raccontato nel gennaio-febbraio. Sentiamo cosa dice la Nicoletti di fronte a Canessa in procura. Circa le mie frequentazioni della piazzola di Vicchio, ricordo di esserci stata più volte con il Lotti, che conosceva il posto, e una volta con il Sadotti. Lei mi fa presente che il Sadotti ha escluso, evidentemente era stato interrogato, di essere mai stato nella piazzola di Vicchio. Io ricordavo così. Se il Sadotti dice di non esserci mai stato, vuol dire che ci sarò stata con qualche altro oltre che con il Lotti. E insomma, qui si scopre che lei aveva raccontato di questo Sadotti per non raccontare di Lotti. Ora io non so, dal verbale non si capisce
se questo fatto di essere andata sulla piazzola di Vicchio lei lo disse di sua spontanea volontà, come mettere le mani avanti, o se glielo rimproverarono i magistrati, i poliziotti lì che la interrogavano. Io questo non lo so. Fatto sta che lei disse di esserci andata con il Sadotti e alla fine si scopre che con il Sadotti non c'era andata affatto, c'era andata con qualcun altro, e con chi se non con il Lotti. Vengo invitata a riferire con chi e io le dico che non lo ricordo, cioè non ricorda con chi altro sarebbe andata oltre che con Lotti. Deve capire che ho avuto problemi con il bere e quindi è verosimile che sia stata a Vicchio con qualche altro, ma che ora non ricordo chi potesse essere. Non so perché il Lotti mi portava a Vicchio in quella piazzola, la conosceva lui, forse mi portava là perché a San Casciano conoscevano la sua macchina. Non so dire perché proprio a Vicchio e non in un altro posto. All'epoca era una piazzola ben riparata e nascosta, dove ci si appartava bene. Lotti metteva la macchina in marcia indietro con i fari diretti verso la strada e questo l'abbiamo visto. Qui conferma che quella piazzola era una piazzola ben nascosta. In quella piazzola siamo tornati anche negli anni successivi, qualche volta nella bella stagione, ma mai di buio, perché Indovino voleva che io la sera fossi a casa a meno che non sapesse con chi andavo. Non gli dicevo che andavo con il Lotti perché non lo poteva vedere. Quando veniva con me, il Lotti mi pagava da mangiare a volte alla casa del prosciutto, lì vicino, e quando aveva dei soldi me li dava. Io sono andata via di casa perché non ne potevo più di questa situazione, il 30 marzo 84, il giorno del suo compleanno di Indovino. Ma tornavo spesso a trovarlo, lasciando il Sadotti. In una di queste occasioni ho conosciuto la Gabriella, che prima avevo sentito solo per telefono. Tornavo perché mi ero innamorata di Salvatore da giovane, volevo sapere cosa facesse, avevo bisogno di affetto e quando cominciò a star male mi faceva pena. Insomma, qui si vede, no, che questa storia di quando la Nicoletti sarebbe uscita da casa dell'Indovino, che lei disse il 30 marzo 1984, ma poi ci sono testimonianze anche della Ghiribelli che la vedevano lì anche dopo, e questo è il motivo, perché lei terminò la sua convivenza con Indovino il 30 marzo 84, se ne andò ad Arezzo da questo Sadotti, però ogni tanto tornava dall'Indovino, perché era ancora innamorata, ecco perché la Ghiribelli l'aveva vista lì. Adesso andiamo a dare un'occhiata alle dichiarazioni di questi tre personaggi in dibattimento. Vennero interrogati tutti il 3 luglio del 97. Diamo un'occhiata ad alcune delle loro dichiarazioni relative agli argomenti che abbiamo affrontato. Teniamo conto che in dibattimento tutti e tre vennero invitati a raccontare molte storie di Indovino, di tutti i personaggi, no? Tutte poi storie che sarebbero entrate a gamba tesa nella pista esoterica. Qui parleremo soltanto delle questioni di Lotti. Vediamo la Ghiribelli. Sono venuti gli inquirenti, dice: ma te hai visto qualche macchina? Qualche cosa? Hai visto nulla? Di dove? Dice degli scopeti, perché Giancarlo ha fatto il tuo nome. Cioè qui le chiedono in sostanza come lei ha raccontato di questo avvistamento di questa macchina rossa. Sono andati da lei, la polizia, e gli hanno chiesto: ma hai visto qualcosa? Ma che ha scopo il mio nome? Dice: perché Lotti ha fatto il mio nome? Mi hanno domandato questa storia, dico: ma io lo dissi già all'epoca che ho visto una macchina rossa scodata. Perché non mi chiedete mai che tipi di macchine sono? Perché io ho delle macchine, però l'era rossa. E qui è strano, dice: io lo dissi già all'epoca. Chi l'aveva detto all'epoca? Se non che dopo io telefono a Giancarlo e gli faccio: Giancarlo, che puoi venire un attimo a Firenze? C'ho da parlarti. Gli faccio: Giancarlo, a Firenze, come mai hai implicato me? Non è che per caso fosse tua la macchina che ho visto quella sera allora? E lui mi risponde: perché non ci si può fermare neanche a pisciare? Con questo si è dato la zappa sui piedi da sé. Abbiamo già visto, no, questo incontro a Firenze, e quindi dibattimento la Ghiribelli rievoca. Poi c'è uno scambio col presidente interessante. Il presidente vuole capire diciamo, il sospetto ce l'aveva lui, ma io penso che ce l'avessero anche gli inquirenti, no? Il sospetto ce l'ho anch'io, io diciamo che più che sospetto per me è una certezza. Il presidente voleva capire se all'epoca la Ghiribelli aveva riconosciuto la macchina di Lotti, cioè quella macchina rossa che lei aveva visto aveva capito che era quella di Lotti. E la sonda: Presidente, lei ha detto che vide lì agli scopeti quella macchina rossa scodata. Riconobbe che era quella del Lotti?
No, non ho detto che era del Lotti, che io l'era del Lotti l'ho saputo ora, in seguito. Presidente, benissimo, benissimo. Ma da lui stesso, da Giancarlo stesso. Presidente, allora la domanda è questa. Perché allora gli ha telefonato per sapere di quella macchina? È andata così che a me mi sono venuti gli inquirenti a casa, quelli della SAM, dice guarda ti devi presentare. Mi sono presentata lì con loro addirittura, la Rivelli questo addirittura lo mette da tutte le parti, io l'ho tolto, ma ce n'erano mille. E mi hanno detto che Giancarlo aveva fatto il mio nome, se non che quando sono tornata agli inquirenti ho detto la verità. Presidente sì. Cioè il Presidente si sarebbe anche accontentato, no, di questa spiegazione, però la Ghiribelli va avanti. Ho detto, sì, io quella macchina l'ho vista quella sera, era scodata, perché torno a ripetere, signor giudice, che io non mi intendo affatto di macchine. Sicché che tipo di macchina fossi, proprio non lo so. Quando sono tornata a casa, visto che mi hanno fatto il nome di Giancarlo, io ho telefonato a Giancarlo e gli ho detto, Giancarlo, puoi venire un attimo a Firenze? E qui racconta la storia non si può fermare neanche a pisciare. Parole sue testuali, lineari, con questo ha ammesso che la macchina era veramente sua, ma io l'ho saputo proprio il giorno che mi hanno interrogato, quello della squadra antimostro. Presidente, ma lei l'aveva vista una macchina simile in possesso del Lotti? E allora il Presidente dice che almeno, anche se non hai riconosciuto subito che era quella di Lotti, ma sapevi che Lotti aveva una macchina simile? Sentiamo cosa dice lei. No, io ne avevo vista una celeste. Presidente, come? Lui ce n'aveva una celeste, però comunque lui, soltanto una celeste, perché lui le ha sempre avute rosse le macchine, comunque. Comunque l'ha ammesso lui che la macchina era la sua, e qui la Ghiribelli si scopre, cioè qui dice, io avevo visto Lotti soltanto su una macchina celeste, però lui era una celeste, però lui le aveva tutte rosse, cioè praticamente sta dicendo che sapeva benissimo che Lotti aveva una macchina rossa di quel genere lì. Ora, era una macchina così particolare che la Ghiribelli non avesse immaginato che era quella di Lotti non è da credere. Cioè io penso che ci siano tutti gli elementi per sospettare che la Ghiribelli avesse riconosciuto la macchina di Lotti e che nel 95, quando fu messa di fronte a questo avvistamento, cercò di dire di no. All'inizio disse che Lotti neanche lo conosceva lì, l'avrebbe conosciuto l'anno dopo, per cui mi sembra che sia evidente, no? Lei aveva riconosciuto la macchina di Lotti. Ma la stessa cosa si capisce dalla deposizione di Galli, perché anche adesso vediamo, leggiamo qualcosa dalla deposizione di Galli, si capisce che l'aveva riconosciuta anche lui. Lei sa che macchina aveva il Lotti, il PM. Giancarlo, che macchina ha avuto? Che macchine ha avuto? Io l'ho visto quasi sempre, quelle volte che l'ho visto passare, c'aveva o era un 124 o un 125, color verde, più o meno un colore in quel modo, vecchio. Il 128 gliel'ha mai visto? Io il 128 coupé l'ho visto, mi sembra, perché me lo rammentò lei una volta. Lo ha mai visto? Io l'ho sempre visto in giro con quella macchina lì, cioè lui si riferisce a quella 124. Il PM ribadisce, lo ha mai visto Giancarlo con il 128 coupé? Una volta mi sembra di averlo visto, perché me lo rammentò lei, perché se no io, cioè qui, cosa sta facendo Galli? Galli sta dicendo, ma io l'avevo visto ma non me lo ricordavo, me lo disse lei che lui ce l'aveva e solo allora, quando me lo disse lei, mi è venuto in mente. Io credo che Galli stia tentando di dire questo. Ma andiamo avanti. Io le ho rammentato che ce l'aveva, lei ricorda? Sì, e se lo avevo visto. Però io lo vedevo sempre con questa macchina verde in giro. Una volta l'ho visto con quella rossa, sì, e lo ammette. Era rossa tutta scolorita, sarà stata arancione, non rossa, non so. Allora. Perfetto, questo volevo sapere. Ricorda dove lo vide con questa macchina? Ma a San Casciano passare, perché passava per quella strada lì a volte dove abitavo io per andare in giù a casa, l'ho visto 2 o 3 volte passare e insomma si scopre che Galli aveva visto Giancarlo Lotti a bordo della sua 128 rosso-arancio e l'aveva visto più volte perché dice che passava davanti a casa sua e allora probabilmente l'aveva visto tante volte e sapeva bene che Giancarlo Lotti aveva quella macchina rossa, quella 128 lì. Ora, quando lui era passato davanti a quella macchina quella sera lì a Scopeti, non aveva pensato lui non avevano pensato sia lui che la Ghiribelli che quella era la macchina di Lotti? Io penso di sì. Cioè mi sembra che sia una cosa assolutamente plausibile, insomma, cioè pensare il contrario
secondo me è un po' far tornare il solitario, no? Per gli scettici. Che qui, cioè, gli scettici, io questo poi magari lo dirò, no? Cioè, vedremo che andando avanti con questi, soprattutto quando arriveremo poi agli interrogatori di Lotti, vedremo che lo scetticismo piano piano comincerà a diventare sempre di più negazionismo. Ci arriveremo piano piano. Adesso andiamo a vedere invece la deposizione della Nicoletti, che appunto, ripeto, la Nicoletti è importantissimo il fatto che lei disse che era stata sulla piazzola di Vicchio con Giancarlo Lotti prima dell'omicidio. Questa è una cosa importantissima. E appunto chi cerca di buttare per al tavolo cerca di confutare questo fatto. Cioè la Nicoletti era ubriaca, una storia un'altra, no? Sentiamo la sua deposizione. Lei è andata con il Lotti nella piazzola di Scopeti? Sì, ci fermavamo, sì. E nella piazzola di Vicchio è il PM che la interroga. Qualche volta sì, ma che proprio mi ricordi bene non lo so. Come dico, ero sempre bevuta anch'io. Ecco qui, no? Ero sempre bevuta. Per cui uno dice, ma quella era sempre ubriaca, cosa vuoi? Cosa vuoi che si ricordi? Aspetti un attimo, lei in questa piazzola di Vicchio poi c'è stata riportata. Il sopralluogo? Sì. Abbiamo fatto un sopralluogo? Sì. L'ha riconosciuta? L'ho riconosciuta. Era quella dove andava con il Lotti? Sì. Con la macchina? Sì, prima la faceva il giro, la metteva col culo verso che c'erano delle erbe, lì non era come l'ho vista ora io. Prima c'era l'erba, invece quando l'ha vista lei, ora è pulita, insomma, ci sono quelle lapidi, ma prima era tutto di erbe, di sterrato, insomma. Voi mettevate la macchina dove ci sono ora le lapidi? Su per giù lì, col muso verso la strada e il dietro verso la montagna. Qui c'è un altro piccolo passaggio con il presidente. Chi è che conosceva il luogo? Il Lotti o lei? Il Lotti conosceva il luogo. Io come facevo ad andarci? Il Lotti mi ci ha portato la prima volta. Presidente, è il Lotti che l'ha portata in quel posto. Ha detto, andiamo lì a Vicchio in quel posto. No, mi portava, ero in macchina con lui, si fermava lì. Io non sono pratica, non guidavo a quei tempi, perché non sapevo dov'era, se era a Vicchio, se era a San Casciano, se era agli Scopeti, non lo so mica dov'era. E insomma, che la Nicoletti fosse stata portata a Vicchio da Lotti mi sembra che sia una verità assolutamente non confutabile, e l'indizio è un indizio di quelli molto molto pesanti. Per cui qui la domanda fondamentale che si deve fare lo scettico prima di essere tranquillo con se stesso è questa: ma com'è possibile che Lotti fosse andato proprio su quella piazzola dove anni dopo sarebbero stati uccisi quei ragazzi? Una piazzola che era così lontana da casa sua, che era così nascosta. Sì, poteva averla scoperta per caso, ma forse a questo punto non era per caso che proprio lì, anni dopo, sarebbero stati uccisi quei ragazzi. Nel prossimo video parleremo finalmente delle dichiarazioni di Giancarlo Lotti, perché dopo tutto questo lavoro che venne fatto per preparare il terreno, arrivò il momento di andare a interrogare lui. Vi saluto.